Pensa all'ultima volta che hai chiuso un multiplayer per la frustrazione. Quella partita in cui un player con un account a livello 12 ha sterminato mezza lobby senza nemmeno fare mezzo UAV. Ti sei consolato pensando, vabbè, tanto lo bannano, c'è l'anti-cheat. Ci hanno venduto l'idea che i moderni sistemi anti-cheat siano come sceriffi digitali infallibili, software guidati dall'intelligenza artificiale capaci di analizzare ogni millisecondo delle nostre partite per proteggere il nostro divertimento. Ma la verità è molto più cinica. Quello che vedi sullo schermo non è un sistema di sicurezza che funziona, è una messa in scena. Una farsa multimilionaria in cui gli sviluppatori stanno combattendo una guerra in cui ogni vittoria dura pochi giorni. E oggi ti spiego perché il problema non sono i cheater, ma l'industria che c'è dietro. Per capire perché i blocchi falliscono, dobbiamo smettere di immaginare il cheater come il ragazzino nerd chiuso in una camera che scrive codici di notte. Quell'epoca è finita da 10 anni. Oggi l'industria dei cheat è un mercato nero che fattura centinaia di milioni di dollari l'anno. Esistono aziende registrate con programmatori professionisti strappati alle grandi multinazionali del software, reparti di marketing e persino un servizio clienti H24 su Discord. Se il cheat ha un problema o viene rilevato da una patch, c'è un team di supporto che ti risponde in 5 minuti e ti fornisce l'aggiornamento. Quando Activision o Epic Games aggiornano i loro sistemi, in molti casi i fornitori di cheat riescono ad aggiornarsi nel giro di poche ore o pochi giorni. È un business basato su abbonamenti mensili. La gente paga una quota fissa, come se fosse Netflix, solo per avere la certezza di rovinare le tue partite. E contro un flusso di denaro così enorme e costante, un software aziendale statico non può nulla. È matematicamente svantaggiato. Ma c'è di peggio. Negli ultimi tempi la guerra si è spostata su un livello che i software tradizionali non possono fisicamente toccare, il livello hardware. Forse avete sentito parlare di dispositivi chiamati DMA, Direct Memory Access. Sono schede fisiche che i cheater più incalliti inseriscono direttamente all'interno del proprio computer. Questa scheda copia i dati direttamente dalla memoria RAM e li spedisce a un secondo computer. Su questo secondo schermo vengono generati radar e altre informazioni che normalmente il giocatore non dovrebbe vedere. Capite il dramma? Sul PC in cui gira il gioco, l'anti-cheat analizza i file e non trova assolutamente nulla di strano, nessun software sospetto in esecuzione, nessun codice modificato. Per il sistema sei pulito come un neonato, ma sulla tua scrivania c'è un secondo monitor che ti dice esattamente dove si trovano tutti i nemici della mappa. È l'inganno perfetto, un fantasma invisibile. E attenzione, questo non significa che gli anti-cheat siano inutili, senza di loro la situazione sarebbe infinitamente peggiore. Il punto è che non sono una soluzione definitiva, sono una barriera e ogni barriera prima o poi qualcuno prova ad aggirarla. A questo punto la domanda sorge spontanea: se le grandi aziende videoludiche hanno miliardi di dollari, perché non investono abbastanza per distruggere definitivamente questo mercato? Qui entriamo nella parte più scomoda della psicologia industriale. Le aziende dichiarano di voler eliminare il problema, ma nella pratica il modello free to play rende la lotta estremamente complicata, perché un account bannato può essere sostituito in pochi minuti. Pensa a come funzionano i giochi moderni, sono free to play, ogni 3 o 4 mesi assistiamo alle famose ondate di ban, 100.000 account cancellati in un giorno. I titoli lo sbandierano, la community si sente protetta, ma cosa succede il giorno dopo? Quei giocatori possono creare un nuovo account gratuito e tornare online nel giro di pochi minuti. Il problema è che nei giochi free to play creare un nuovo account richiede pochissimo tempo. Questo significa che buona parte dei giocatori bannati può rientrare quasi immediatamente, rendendo il ciclo potenzialmente infinito.
La verità è che l'anti-cheat perfetto non esisterà mai, perché finché ci sarà qualcuno disposto a pagare 30 euro al mese per sentirsi forte dietro uno schermo, ci sarà un programmatore pagato al doppio per aggirare le regole. Noi veri giocatori siamo rimasti gli unici a credere nella purezza della competizione, intrappolati tra l'avidità di chi vende i trucchi e l'indifferenza di chi dovrebbe bloccarli. La prossima volta che incontrerete un cheater in lobby, ricordatevi che quel giocatore ha dovuto pagare un abbonamento mensile, comprare un hardware esterno e rischiare il suo PC solo per colmare il vuoto di non saper vincere una partita da solo. E alla fine, la parte più assurda della storia è proprio questa: milioni di dollari investiti in anti-cheat, milioni di dollari investiti per aggirarli, una guerra tecnologica che va avanti da anni e che non ha un vero vincitore. Non stiamo assistendo alla fine dei cheater, stiamo assistendo a un'industria che ha imparato a convivere con loro. Fatemi sapere la vostra nei commenti, noi ci vediamo alla prossima, ciao belli!